sui social sei un'altra persona, su TikTok sei un'altra persona. Su TikTok sono non proprio un'altra persona, però Un cerco pochino di diverso. sì, fare un po' più grande l'aspetto del non so, bad boy, you know. Ah, quindi fai bad boy sui social? Sì, più o meno, sì, su TikTok La prima volta che sono stato in nazionale era dopo un periodo, posso dire, abbastanza difficile, in cui non ho toccato palla da rugby per 1 anno e mezzo. Inizialmente io volevo fare football americano, Ok. quello era il mio sogno. Però quando ero piccolo abbiamo chiamato una squadra di football americano e loro hanno chiesto subito: ma quanto è alto e quanto pesa? Io pesavo troppo poco, ero troppo piccolino, e allora loro hanno detto: per quest'anno non può venire a giocare a football perché è troppo minuto. Allora ci siamo buttati sul rugby. Oggi siamo qua con Douglas. Mattias? Sì, 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 Ok, sì. siamo qua con Mattias, un TikToker e rugbista, si dice? Sì. Ok. Sì, sì, sì. Allora, Mattias, come andiamo? Tutto bene, molto bene. Tutto bene? Grazie, sì. Com'è andata l'anno scorso, 2022? Com'è andata? Sì, l'anno passato abbastanza bene, è stato un anno di progressioni, di obiettivi, piccoli obiettivi, che mi hanno portato a questo 2023 pieno di porte da aprire e grandi occasioni, sì. Wow. Sì. Come ci si sente ad avere una mamma italiana, vero? Sì. E il padre americano? In realtà tranquillamente sono molto felice di avere questo doppio fronte. Sicuramente non è facile, mio papà vive in America e mia mamma qua in Italia, però io non sento molto questo bisogno di avere tutti e due insieme, e so che sono felici così e sono felice molto anch'io per questo, e anche la possibilità di viaggiare di più, andare in America e scoprire nuove cose mi fa molto felice. Sì. Quante ore di volo devi fare per arrivare in America? Sono 9 ore più o meno. 9 ore? Sì. Sì, Wow. sì, Quindi fin da piccola hai viaggiato un po' America, Italia? sì. Oppure... Sì, andavo più o meno una volta ogni 2 anni, e a parte l'ultimo periodo quando c'è stato il Covid, sì. che da lì non sono quasi più andato, e adesso dovrebbero venire loro verso aprile, Ok. aprile-maggio, sì. Quindi sei nato qua in Italia? Sì. Sì. Raccontaci un po' da età, nome, cognome, un po'. Sì, allora appunto Douglas, cognome americano, e sono nato qua in Italia e ho vissuto una parte della mia vita in America, e poi sono ritornato con mia mamma, e mio papà ha lavorato a Vicenza, nella base militare. Ok. E, Quindi tuo padre è un ex militare? sì, e lì si sono conosciuti mia mamma e mio papà. Ah, Sì. E, e appunto io ho sempre vissuto qua in Italia, e ho iniziato appunto a giocare a rugby anch'io 11 anni fa, ok. però affiancato al rugby c'ho sempre qualche sport, mi piace fare sempre qualcosa di magari sport estremi, mi piace lo sport in generale, sì, quindi Ok, quindi per un po' hai vissuto in America? sì, Per quanti anni? 2 anni e mezzo. Eri piccolo? Sì, piccolissimo, sì. Quindi insomma, a che età più o meno? Tra i 2 anni e i 4. Allora diciamo che Quando non è che ti ricordi chi No, sarà. non tanto, no. Wow. No. Vediamo, a livello di studio invece come sei messo? Sì, io ho finito la quinta superiore l'anno scorso, Ok. e adesso ho iniziato l'università, faccio biologia. Ok. E non è facile. Non è facile? No, non per niente. Sia col tempo sia con le cose da studiare è molto difficile, e infatti tanti miei compagni hanno preferito concentrarsi sul rugby, Ok. però io preferisco avere tutti Fare tutte e due? Sì. Ma quindi trovi il tempo per studiare? Sì, lo creo. Lo crei? Sì, Perché devo sennò non ci creare. sarebbe il tempo in realtà. No.
Quante volte vi allenate con il rugby? Ci alleniamo tutti i giorni, a parte il mercoledì, Ok. che però io vado in palestra e facciamo più o meno dalle 8 di mattina fino a mezzogiorno, barra una, e poi io mi alleno anche il pomeriggio. Ok. Sì. Ma dove è nata questa passione per il rugby? Perché comunque ci sono tanti altri sport, Sì. calcio, pallavolo, basket. Sì, allora, inizialmente io volevo fare football americano, Ok. quello era il mio sogno, però quando ero piccolo abbiamo chiamato una squadra di football americano e loro hanno chiesto subito: ma quanto è alto e quanto pesa? Io pesavo troppo poco, ero troppo piccolino, e allora loro hanno detto per quest'anno non può venire a giocare a football perché è troppo minuto. Allora ci siamo buttati sul rugby. Sul rugby, ok. I primi allenamenti io pensavo ancora al football americano, quindi nella mia mente era come se giocassi a football americano, quindi lanciavo la palla avanti e con i miei compagni che mi dicevano no, non puoi fare così, però io... Ah, perché avevi già giocato un po' a football americano? Sì, quando ovviamente con mio papà, quando ero piccolo, proprio le basi, e da lì mi era cresciuta la Ok. passione. Quindi come sono stati gli inizi proprio quando hai iniziato a giocare? Le difficoltà che c'erano? A parte il regolamento, è stato difficile da capire bene, con anche questa cosa del football in testa, però subito penso che in un annetto più o meno la mia mentalità è cambiata, ho iniziato a capire che la famiglia, i miei compagni eravamo molto uniti, e da lì non mi sono più staccato, perché ovviamente oltre a stare in campo insieme, quando eravamo piccoli andavamo anche fuori a giocare così, e quindi eravamo sempre insieme. Ok, quindi Funzionato. quando hai iniziato a giocare a rugby Sì. non facevi nessun altro sport? No, ho fatto solo i primi mesi in cui facevo atletica anche, Ok. e poi ho dovuto decidere se rugby o atletica, e ho continuato a fare rugby. Ma una volta che uno entra nella squadra, Sì. devono prima capire che ruolo puoi fare, oppure già appena entri ti danno un ruolo? No, allora dipende quando entri, in che momento della tua carriera entri. Quando sei piccolo in realtà non guardano i ruoli, li iniziano a guardare quando si hanno 14, dai 14 ai 16 anni. E quindi quando ero piccolo appunto pensavo solo a correre, e che questa cosa è rimasta un po' nel mio profilo, e quindi mi hanno associato al ruolo di quello che deve correre. Quindi tu correvi sempre? Io correvo sempre, sì. Quindi da lì hanno capito che tu devi fare Esatto, quello che corre? sì. Quindi il tuo ruolo è proprio quello che corre? Quello che corre, prende palla e cerca di andare in meta il più veloce possibile, schivando gli avversari. Si dice steppando gli avversari, sì. E quindi una volta che tu vai a fare gli allenamenti, Sì. ti fanno fare gli allenamenti da uno che corre, cioè il tuo ruolo? Sì, io sto sul mio ruolo, che anche negli allenamenti, anche qua, quando mi arriva la palla devo sia pensare agli aspetti tecnici, però anche l'aspetto della corsa, come svilupparlo, sì. I momenti più belli nel rugby, quali sono? In generale, sì. Sì. Allora, sicuramente quando si vincono le partite importanti, che sono momenti che uniscono tanto la squadra. E poi i momenti dopo le partite, che anche quelli ti danno un senso di unione, di famiglia. E poi ovviamente nei nostri casi, quando siamo con la nazionale, secondo me i momenti molto importanti sono fuori dal campo, in cui condividiamo le nostre passioni e facciamo capire ai nostri compagni cosa ci piace fare, e quelli sono momenti davvero belli, perché capisci cosa piace a una persona, e quindi puoi approcciarti, puoi capirla al 100%. Ok, ma essendo anche un TikToker, no? Sì. Che poi adesso ci racconti, quando è che hai iniziato a fare i TikToker?
Io ho iniziato più o meno 2 anni fa, Ok. quando ero ancora qua a Treviso. Era una cosa, è sempre stato un gioco, una cosa per scherzo. Ho iniziato con un mio compagno di accademia e, e poi da lì a fare i video mi sono sempre più piaciuti, poi ho iniziato anche a ballare, e quindi poi non ho più smesso, però non è mai stata una cosa, non è mai stato un impegno, quindi Ok. sì. Ma quindi che tipo di content crei te su TikTok? Cosa fai? Ballo, faccio un po'. Il fighettino? Sì, posso dire sì. In realtà poi nella vita reale sono un po' diverso, sì. Sei diverso? Sì, un po' Quindi sì. sui social sei un'altra persona, su TikTok sei un'altra persona? Su TikTok sono non proprio un'altra persona, però Un cerco pochino di diverso. sì, cioè, fare un po' più grande l'aspetto del non so, bad boy, you know. Ah, quindi fai bad boy sui social? Sì, più o meno, sì, su TikTok, però. Solo nei video? Sì, 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 sì. E come ti è nato di fare questa cosa qua? Ma in realtà quando ho iniziato, anche dai commenti della gente che mi diceva oh, questo sembra così, 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 Le donne? mi piace, sì, principalmente. Però sì. Quindi attira le donne soprattutto questa cosa qua, dici? Sì, penso di sì. Hai conosciuto l'amorosa tramite TikTok? No, no, io principalmente non voglio conoscere le persone tramite i social, sì, sì, sì. Quindi l'hai conosciuta qua a Treviso? Qua a Treviso, sì, sì, sì. Possono sapere che hai l'amorosa, no? Sì, 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 Che assolutamente. molti ragazzi tengono nascosta la storia. Sì, non vogliono private. pensare, No, sì. no, no, invece. No, io sono felice invece di avere. Cioè, insomma, i bad boy è solo su TikTok, cioè basta. Sì, Cioè, sì, 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 sì. però non ti è mai capitato di rimorchiare qualche ragazza tramite. Oh, magari nelle serate in discoteca, molto spesso vengono con il telefono e dicono: oh, sei il tipo di TikTok, allora puoi seguirmi su Instagram. E dico, sì, però. Finisce lì. Sì, finisce lì, sì. Vediamo. La prima volta che sei stato convocato nella nazionale, no? Sì. Com'è stato il sentimento? Come ti sei sentito? Sì, molto, è stato un impatto di gioia e mi sono messo tipo a urlare, a correre anche con mia mamma perché ero molto felice e perché la prima volta che sono stato in nazionale era dopo un periodo, posso dire, abbastanza difficile in cui non ho toccato palla da rugby per 1 anno e mezzo e quindi è stato un po' anche un riconoscimento personale aver raggiunto quell'obiettivo che mi ero fissato e quindi sì, ero molto felice. Ma quindi per essere convocato alla nazionale bisogna fare qualcosa per essere convocato oppure vi convocano, guardano nelle squadre per sceglierle oppure. No, beh, allora, a parte il percorso di accademia, in realtà non bisogna fare niente di particolare, bisogna essere se stessi. E chi porta più carattere, chi fa vedere che ci tiene al rugby, chi fa vedere che sfrutta tutte le sue potenzialità in campo, poi può essere un soggetto prospetto per Insomma, la la nazionale, sì. serietà che mostri in campo è importante. Sì, è molto importante, sì. Ok. Sì, 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 sì. Come si dice a calcio, penso che dicono esordio, no? Sì, sì, sì. Quindi è la prima volta che vieni chiamato in nazionale? Oppure. Sì, allora io ho fatto un periodo di rugby 7, Ok. che è rugby a 7, che è un po' diverso dal rugby a 15, che si gioca in 7. E quello è stato il mio primo esordio con la nazionale. Ok. E invece a 15 sì, è stato con un amichevole con l'Irlanda Ok. che abbiamo vinto, sì. E in campo com'è la sensazione? Perché in questo momento devi rappresentare tutta lì, cioè, Sì. la nazione, no? Sì. In campo proprio com'è la sensazione? È una sensazione secondo me positiva perché hai un grande sostegno da dietro e sai di dover rappresentare oltre che a tutta la nazione, tutti i tifosi
e sai di dover rappresentare anche i tuoi compagni e soprattutto te stesso. Quando giochi con la nazionale dai un'immagine davvero forte a tutto il mondo di come sei, del tuo rugby, è davvero un impatto importante, quindi sì, questo è. Quindi ora tu sei un TikToker, vai all'università e giochi a rugby. Sì. Quindi queste tre cose qua, come fai a combinarle insieme, a trovare tempo per studiare, per fare rugby? Più o meno devo organizzare tutte le giornate molto schematicamente e ogni tanto ovviamente qualcosa non va bene e io personalmente do priorità al rugby ovviamente. Ok. E con lo studio cerco di fare il possibile perché so che è molto importante, quindi cerco di fare tutto il possibile e magari sacrificare qualche serata, sacrificare qualche uscita e invece stare ad allenarmi o ad studiare, sì. Ma quindi vi allenate tutti i giorni? Sì, facciamo tutti i giorni di allenamento, a parte appunto il mercoledì. Ok. E poi il sabato oppure il venerdì di solito con la nazionale oppure quando ci si gioca con i club o il sabato o la domenica, quindi anche lì il tempo per le serate tutto è abbastanza limitato. Ok, quindi non avete momenti per andare a fare serate oppure ci organizziamo con gli amici? In realtà c'è il tempo, però è una questione anche di sapersi gestire, perché c'è chi ovviamente gioca la domenica, gioca il sabato e comunque va a far serata, però se uno davvero tiene alla performance che vuole fare, a un futuro, penso che debba gestire anche questi momenti. Magari si lavora duro per un periodo, si lavora duro adesso, per poi quando si finisce avere tutte le serate libere e sapere di aver dato il massimo all'inizio e poi avere il tempo, sì. Ok, parliamo un attimo di infortuni, poi Sì. portiamo a fine l'intervista, no? Sì. Per quanto riguarda gli infortuni, Sì. che questo sport comunque è uno sport abbastanza, non so se dirlo pericoloso, se ti vuoi che lo fate, quindi come lo definisci? È pericoloso, no? No, non è uno sport pericoloso, è uno sport, come abbiamo detto prima, è uno sport di contatto, è uno sport duro, che va affrontato sia mentalmente sia fisicamente. E io appunto adesso sono infortunato, Sei infortunato? E vengo dall'ultima partita in cui mi sono fatto male al ginocchio e sono fermo per 4 settimane. Ok. E quindi le ultime 2 partite probabilmente non le giocherò e è stato sì un aspetto fisico ma anche un aspetto mentale di come ti approcci all'avversario, di come metti le spalle, di come metti le gambe e chiaramente gli errori li commettono tutti e so che può succedere, fa parte dello sport e quindi anche l'infortunio è una grande opportunità per lavorare sui propri obiettivi. Adesso farò più palestra, quindi avrò da lavorare sull'aspetto fisico e sarà una grande opportunità per me quando rientrerò in campo. Quindi. La relazione fra compagni Sì. Conta molto per questo sport? Sì, molto sì. Tra compagni bisogna essere molto sereni, fuori dal campo, inizia tutto fuori dal campo e non avere dubbi sul compagno, essere pienamente consapevoli di quello che può pensare, quello che pensa anche durante la partita e così che poi aiutarlo, andare a sostegno, aiutarlo in un placcaggio oppure aiutarlo anche con le parole. Durante la partita è molto importante avere un dialogo con i compagni per sapere come si sta in quel momento, se si ha qualche problema o anche mentalmente aiuta questa cosa, sì. Ok. L'ultima cosa che dici prima di scendere in campo? L'ultima cosa che dico? Sì. È una preghiera che faccio con i miei nonni che sono morti, mio nonno che è morto, sì, e una preghiera e basta. Questo è un po' un rito, ecco, sì. Ok. Va bene, bro. Sì. Ti ringrazio per le chiacchiere. Grazie a te. Allora, sempre i social se vuoi lasciarli. Sì, Mattias Marti su Instagram e Douglas.marti su TikTok. E basta. Ok, ringraziamo Mattias, americano, e anche io sono americano, quindi ovviamente
Ti ringrazio ancora bro, Grazie mille. per le chiacchiere e ciao a tutti.